il viaggio di una giovane strega tra i regni delle stagioni e i misteri dei Sabba. Questo mazzo narrativo celebra la ruota dell'anno, un percorso magico tra creature bizzarre e natura selvaggia per scoprire il misticismo dei cicli universali, un'unica ancestrale tessitura vitale. Andiamo a scoprire insieme i Wicked Moon Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui vi mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerato farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio tra simboli, stagioni e incanti lunari. Vi presento il Wicked Moon Tarot, una meraviglia illustrata da Luna Storta con testi di Giorgia Farano, edito da Lo Scarabeo e esattamente questo è stato stampato nel maggio 2025. Vi mostrerò questo mazzo di tarocchi che non è solo uno strumento divinatorio, è un compagno di viaggio nei cicli della natura, un portale per esplorare il proprio potere interiore e una guida poetica attraverso luce e ombra. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, partiamo dalla confezione, quindi le caratteristiche fisiche. Si presenta in questo modo, con questo verde smeraldo dominante. Ecco qui. E con i motivi floreali. Si apre molto facilmente. Anche qui troviamo già i disegni di alcune carte che troveremo all'interno. Ed ecco il nostro mazzo e il libretto. Il mazzo è composto da 78 carte divise tra 22 arcani maggiori e 56 minori. Per darvi un'idea delle misure, ogni carta è di 7 centimetri per 12 per uno spessore totale dell'intero mazzo di 3,5 centimetri. Il cartoncino è abbastanza spesso. E il bordo argentato, ecco, ve lo mostro, il bordo, tutto il bordo delle carte è argentato, molto fine, molto elegante, e la stampa ha una finitura opaca, molto piacevole al tatto. Il libretto incluso, scritto in più lingue, inglese, italiano, spagnolo e portoghese, offre spiegazioni utili per chi inizia a conoscere questo mondo. Ovviamente, secondo me, è da integrare con altri testi se si vuole approfondire. La parte in inglese è più ampia, con spiegazioni più dettagliate per i vari arcani, ma questo lo vedremo meglio nel corso della puntata. Adesso quindi abbiamo visto il nostro mazzo, la prima carta è quasi una copertina, poi troviamo l'ultima dove trovate i riferimenti per seguire lo Scarabeo su Instagram e Facebook, e quindi consiglio sempre di seguire per tante informazioni e soprattutto per le novità. Il retro
della carta si presenta così come abbiamo visto anche sulla scatola, un disegno simmetrico e incantato con un serpente che forma il simbolo dell'infinito, circondato da stelle, fiori ed elementi naturali, un'immagine che evoca trasformazione, ciclicità e connessione tra cielo e terra. Davanti troviamo l'illustrazione che occupa tutta la carta, quindi non ci sono bordi, tranne una fascia chiara in basso, color beige, quindi molto, molto chiaro, dove troviamo il numero di riferimento e il nome della carta stessa, questo per tutti gli arcani. E adesso siamo pronti, partiamo con il nostro viaggio, andiamo a conoscere le varie carte divise in gruppi, ciascuno con una propria anima. Iniziamo dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte agli arcani maggiori, qui troviamo i grandi archetipi, ognuno è reinterpretato con un tocco fiabesco e surreale, creando connessioni intime e simboliche con il ciclo della natura e le fasi interiori. Consiglio sempre di disporre all'inizio proprio le carte in questo modo per darvi l'opportunità di ammirarle completamente, a partire proprio dal nostro matto. Poi troviamo il mago, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, gli erofanti o papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota di fortuna. Poi troviamo la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio e il mondo. Dagli arcani maggiori della forza e della giustizia possiamo subito capire che questi tarocchi sono di ispirazione Waite Smith, e anche ovviamente negli arcani minori, quelli numerali, hanno un loro diciamo personaggio e quindi anche rappresentazione grafica. Questo mazzo racconta l'esperienza di una giovane apprendista strega lunaria, che per completare il suo percorso iniziatico attraversa i territori incantati delle stagioni, seguendo il ciclo della ruota dell'anno. In ogni tappa esplora la natura in tutte le sue sfumature, colori, energie, trasformazioni, scoprendo la danza continua tra luce e ombra, accompagnata da creature magiche che abitano questi regni. Lunaria vive esperienze profonde di introspezione che la guidano verso la piena consapevolezza del proprio potere interiore. Il suo cammino, intrecciato ai ritmi lunari e stagionali, diventa anche il nostro, un invito a riscoprire la magia ciclica della vita e a integrarla nel nostro quotidiano. Si può dire che ogni carta diventa così una soglia, un incontro con una forza viva che si manifesta attraverso colori, abbiamo visto, già si vedono, ecco, effettivamente animali guida e atmosfere stagionali. Come vedremo per tutto il mazzo, ogni carta diventa quindi un barco, non solo da leggere, ma soprattutto da attraversare. Ora lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo dell'emozione, quello delle coppe, ma prima vediamo in tutto il loro splendore gli arcani maggiori con lo slideshow.
Eccoci di fronte alle coppe, le carte delle emozioni e dei legami. Siamo nell'elemento acqua, l'acqua che scorre tra desideri, intuizioni e relazioni. Vediamo davanti a noi le 10 carte numerali e le 4 carte di corte. I colori dominanti sono sul viola glicine, abbiamo il verde, il giallo delle coppe e parte delle vesti dei personaggi. Le coppe sono più dei calici, effettivamente. Sono sicura che l'avete notato, perché diciamo si può vedere che negli arcani minori, quindi anche lo vedremo successivamente, viene raccontata un'unica storia, quindi a partire dall'asso sono tutti collegati. Infatti vi mostro un attimino che se uniamo le carte possiamo formare, come vedete, quasi un'unica immagine. Molto bella e interessante per ovviamente motivi di spazio e per maggior visibilità le metto sempre in questo modo. Però insomma se lo acquistate, potete capire anche durante le letture le eventuali connessioni proprio quando si leggono e si interpretano le carte, quindi può essere interessante. Quindi questa è una bellissima curiosità. Diciamo che queste immagini raccontano storie di connessione, vulnerabilità e apertura del cuore, spesso attraverso scene collettive o anche intime, dove i personaggi sembrano danzare, ascoltarsi e sostenersi. Riguardo l'aspetto artistico, i colori sono molto morbidi, i contorni fluidi e ogni carta sembra sospesa in un sogno. L'acqua non è solo elemento, ma atmosfera e si respira in ogni dettaglio. L'estetica è fiabesca e surreale. Le figure sono stilizzate, ma con una profondità simbolica e molto sensibile. Le proporzioni sono volutamente non realistiche, infatti diciamo lo possiamo notare. È ovvio che si racconta una storia in questo percorso, quindi vediamo effettivamente diciamo, presente la nostra protagonista. Quindi dicevo sì, è vero, i colori sono molto morbidi, ma comunque intensi e quindi dà proprio quella sensazione e quell'immersione in un crepuscolo incantato. L'artista Luna Storta non copia i simboli classici, ma li reinterpreta. Ad esempio, in alcune carte troviamo molto più facilmente l'identificazione con la scuola Rider-Waite, come vi posso mostrare, ecco, l'asso di coppe, solo che in questo caso, vedete, viene reinterpretata in modo diverso, dove effettivamente si vede la mano con la coppa, però troviamo la nostra lunaria che la accoglie, la prende. Però ci sono quegli elementi come appunto la colomba in alto, e, diciamo, eccetera, ma questo lo potete notare voi, vi do giusto qualche input. Ad esempio con il 3 di coppe è proprio perfettamente, diciamo, molto simile. Cambia ovviamente il tema e l'ambientazione. Con l'8 di coppe, eccolo, diciamo ve lo mostro, è già un po' diverso nell'interpretazione, vedete già la differenza, anche diciamo, se tutto sommato si vede il nostro personaggio sul cavallo che si allontana. Quindi, e lo vedremo proprio in tutte le carte, questo è giusto per farvi capire, per darvi un input che in tantissime è subito immediatamente riconoscibile l'iconografia classica, diciamo in altre viene
viene reinterpretata, però secondo me in modo molto, molto bello, molto interessante e stimolante. E adesso passiamo dal mondo delle emozioni a quello della materia, i denari. Eccoci di fronte ai denari, elemento terra, abbondanza e sicurezza. Questo gruppo esplora il mondo materiale, ma lo fa con una sensibilità narrativa che va oltre il possesso. Vediamo le 10 carte numerali e poi le 4 carte di corte, il fante, il cavaliere, la regina e il re. Anche qui diciamo troviamo dei colori dominanti, quindi come in ogni gruppo, soprattutto questi bei cieli azzurri molto intensi, un po' scuri, il giallo ovviamente dei nostri pentacoli, appunto in tutte le carte, anche quella che effettivamente sembra essere una spiaggia, quindi non un terreno, però diciamo che ha un bel contrasto, quindi colori, è vero molto morbidi, però comunque intensi che coinvolgono, che prendono. Magari ditemi cosa ne pensate voi nei commenti. E anche qui potete vedere che come ogni carta è conseguenziale e quindi effettivamente raccontano una storia, un percorso e ovviamente di conseguenza una specie di evoluzione e di crescita. Come vi ho fatto notare precedentemente, diciamo anche qui diciamo alcune carte come il 4 di denari effettivamente mantiene un legame visivo con la tradizione Wade Smith, eccolo qui, appunto, però diciamo che in qualche modo c'è una diversa interpretazione anche nel 5 di denari. Vedete, questa effettivamente è decisamente diversa perché in questo caso si vede più possibilità di aiuto e di sostegno piuttosto che di difficoltà e di isolamento. Quindi è vero, sì, c'è una diversa interpretazione, magari pur rimanendo nella tradizione, però in alcune carte c'è marcatamente un'interpretazione un po' diversa, forse come in questo caso forse più ottimista, però dipende sempre dalle varie letture e da come si vuole leggere, quindi consiglio sempre di ascoltare l'intuito. Eccola qui. E adesso procediamo il nostro percorso e passiamo dalla concretezza dei denari al seme dei bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, elemento fuoco, movimento e passione. Le carte dei bastoni mostrano azione e intraprendenza, ma anche trasformazione, desiderio e visione. Quindi vediamo le nostre 14 carte, le 10 numerali e poi le 4 carte di corte. Qui il dinamismo è reso con colori molto molto più scuri, molto più intensi. Ci sono è anche abbastanza, dinamica, movimentata la scena di alcune carte e, diciamo che, richiamano la crescita, la spinta creativa, l'energia che si accende e si propaga. Infatti spesso troviamo anche, il fuoco, diciamo, delle fiamme. L'atmosfera con questi colori molto scuri, questo verde, verdone, marrone, l'arancio delle zucche, quindi richiama l'atmosfera autunnale, questo terreno quasi diciamo paglia secca, quindi è bello, è molto, molto interessante come viaggio appunto attraverso questo seme. A cosa serve
questo mazzo ed effettivamente come usarlo. Diciamo che questo mazzo si presta benissimo a diversi tipi di utilizzo. Le letture intuitive, in primis, meditazioni stagionali, soprattutto lavoro con le fasi lunari, semplicemente come diario visivo per accompagnare il nostro cammino interiore nel libretto, quindi lo riprendiamo e ve lo mostro. Ovviamente questa è tutta la parte in inglese e poi troviamo quella in italiano con l'introduzione e poi si parte con le stese. Abbiamo la stesa a 3 carte, simile al classico passato, presente, futuro, che è utile per letture rapide e quotidiane. Poi c'è la stesa, molto interessante, delle fasi lunari a 5 carte, perfetta per lavorare con l'energia della luna e i suoi cicli. E poi c'è la stesa delle stagioni, questa ha 7 carte, che accompagna il cambiamento e la trasformazione, nel corso dell'anno. Quindi direi che ogni proposta è pensata per armonizzarsi con il ritmo naturale e con il viaggio, di Lunaria, che è appunto la nostra giovane, strega protagonista del mazzo e che quindi attraversa i regni appunto della ruota dell'anno per riscoprire il proprio potere, come appunto possiamo fare anche per noi stessi. Brevi sono le spiegazioni e le interpretazioni delle varie carte, sia degli arcani maggiori che dei minori. Infatti, come vedete, trovate, sì, è vero, proprio delle piccole spiegazioni, giusto per comunque entrare, per iniziare a conoscere il significato. Qui troviamo le coppe, denari, eccetera. Se volete qualcosina di in più, vi ricordo che la parte in lingua inglese è un po' più ampia. Adesso proseguiamo e andiamo a concludere con l'ultimo seme, dove il pensiero prende forma, le spade e poi le considerazioni finali. Eccoci di fronte alle spade, l'elemento dell'aria legato al pensiero e ai conflitti. Qui troviamo carte che parlano di consapevolezza, di scelte difficili, ma anche di lucidità e verità. Ho di fronte le 14 carte, quindi le 10 numerali e le 4 carte di corte. Diciamo che il vero potere di questo mazzo è la sua capacità di accogliere ogni fase del nostro sentire, anche effettivamente quelle più complesse, con delicatezza e profondità. Come potete notare anche in questo gruppo, ne ha una ci sono dei colori dominanti, quindi troviamo questo cielo così intenso con un verde molto scuro e che tende anche al nero, proprio per esaltare ovviamente gli altri colori, ma soprattutto il bianco delle nuvole e della neve. E poi insomma, come vedete, sono molto scure, effettivamente si avvicinano tanto proprio al tema, secondo me, proprio delle spade stesse, quella dei conflitti, delle sfide forse un po' più difficili da superare. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che effettivamente, siccome ogni gruppo ha i suoi colori dominanti, è stato scelto anche nel trafiletto sotto, diciamo in basso, un colore specifico, quindi abbiamo visto per gli arcani maggiori un beige, un viola glicine per le coppe, poi un giallo molto chiaro per i denari,
per i bastoni un rosa e invece qui troviamo questo celeste ghiaccio. Per le considerazioni finali direi che il Wicked Moon Tarot è una porta incantata verso un mondo ciclico, simbolico e profondamente umano. Ogni carta è una chiave per entrare in contatto con se stessi, con la natura e con il mistero che ci abita. Io lo consiglio, sia a chi è agli inizi, sia a chi è in cerca di qualcosa di speciale da aggiungere alla propria collezione, perché effettivamente è bellissimo in tutti i suoi aspetti. È un mazzo che, non solo si legge, si vive effettivamente, ma, soprattutto è anche un'opera d'arte, bellissima, anche solo diciamo da guardare e da tenere in vetrina. Poi una cosa che a me piace molto, magari ditemi nei commenti cosa ne pensate, è vero che si presta a tantissime tipologie di letture, secondo me soprattutto per evoluzione e crescita personale, per una, narrazione, per un racconto, anche a livello, simbolico, dei colori e quindi, una in una lettura con molte carte si può facilmente individuare un tema dominante, quindi ovviamente un colore ed effettivamente un elemento. Ad esempio se ci sono più carte, in questo caso di spade, potete accorgervi e indirizzare la lettura in un certo modo. In qualsiasi caso sentitevi liberi ovviamente di usare tutti i metodi che conoscete e che desiderate, ma consiglio sempre all'inizio di usare poche carte e metodi semplici per conoscere bene il mazzo ed entrare meglio in connessione e in sintonia con esso. Si conclude qui la puntata della Taroteca, vi ringrazio per essere stati con me, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo e magari quali sono le vostre carte preferite, se volete potete andare a vedere tanti altri video che pubblico sul mio canale. Potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!